Avete mai pensato? Voglio un acquario marino! Corrente elettrica, costi elevati e problemi di spazio spaventano da sempre i potenziali appassionati. Questo è uno di quei casi in cui piccolo è meglio. Ovviamente parliamo di NanoReef. Ciao a tutti, bentornati nel nostro meraviglioso mondo sommerso. Sono Sharin. Vi ricordate il nostro amato Project Kallax? Dopo l'allestimento ci eravamo lasciati con una vasca mancante. Oggi siamo qui per concludere l'opera, allestendo appunto un meraviglioso, speriamo, NanoReef. Tutto questo, come sempre, dopo la sigla. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. È passato ormai quasi un anno da quando abbiamo allestito il nostro piccolo nanoscape. In questi mesi la vasca ne ha fatta di strada. Il paesaggio un po' spoglio ha lasciato spazio ad un tripudio di vegetazione rigogliosa. I gamberetti sono letteralmente esplosi, invadendo ogni angolo della vasca e tutto procede per il meglio, anche se purtroppo durante l'estate qualche pesce ci ha lasciato a causa di una mangiatoia che ha improvvisamente deciso di smettere di fare il suo dovere. Tutto procedeva bene, insomma, ma mancava ovviamente qualcosa. Quello spazio vuoto sul nostro amato mobile aveva assolutamente bisogno di essere riempito. E così l'abbiamo fatto. Oggi allestiamo un NanoReef. Naturalmente, come abbiamo anticipato nell'intro, a livello economico la scelta di un NanoReef presenta molteplici vantaggi rispetto ad una vasca di dimensioni standard. In fase di allestimento, infatti, le attrezzature scelte saranno ovviamente dimensionate in base al litraggio e sarà quindi possibile spendere meno pur comprando prodotti di qualità. A livello economico sarà possibile risparmiare anche sulle spese di gestione. Una vasca piccola ha un consumo elettrico infinitamente minore delle sorelle più grandi e anche il consumo di prodotti, integratori e mangimi sarà ridotto di conseguenza. Infine, sono da non sottovalutare la necessità minima di spazio e la praticità della manutenzione. Cambiare 2 litri d'acqua è sicuramente più comodo e veloce che cambiarne 30. Naturalmente non è tutto oro quel che luccica. I vantaggi ci sono e sono innegabili, ma tutto ha un prezzo e nel nostro caso il prezzo è una maggiore dedizione dell'appassionato che dovrà prodigarsi il doppio per mantenere corretti e soprattutto stabili tutti quei valori che per natura in una massa d'acqua così piccola sono tutt'altro che stabili. Alla luce di quanto detto, vediamo quindi il progetto. Stiamo parlando di una vasca in extra chiaro delle dimensioni di 36 x 23 x 26 cm, con una capacità di 21 litri lordi. Trattandosi di una vasca così piccola, la parola d'ordine per questo allestimento sarà semplicità. Non utilizzeremo sump, schiumatoio, filtro o altre diavolerie, ma solo lo stretto indispensabile: acqua, luce, calore e movimento, e la filtrazione non sarà affidata ad altro che alle rocce vive. Un approccio di questo tipo è reso possibile dal fatto che la vasca non ospiterà pesci, che comunque in questo litraggio sarebbero altamente sconsigliati, ma solo coralli con poche pretese, molli o LPS, ed eventualmente qualche gamberetto. Naturalmente, come la tradizione di Fight Tank ci impone, eravamo in ritardo sullo scheduling e il montaggio ringrazia. E quindi abbiamo dovuto acquistare tutto in fretta e furia ed imbarcarci in un pellegrinaggio di 2 giorni tra negozi di acquari per trovare ciò che ci serviva. Alla fine è arrivato il fatidico momento e così un mercoledì mattina alle 7:30, con ben poche ore di sonno alle spalle e malanni di stagione vari che giravano, ci siamo trovati in quel misterioso luogo della periferia milanese per concludere la nostra opera. Abbiamo iniziato lavando e posizionando la vasca principale, oltre ad un piccolo cubo della Blau che fungerà da vasca di rabbocco.
Abbiamo poi proceduto a comporre la rocciata utilizzando circa 3,5 kg di rocce vive spurgate. Sempre in ottica di semplicità, viste le dimensioni ed il peso contenuto, per l'assemblaggio non abbiamo utilizzato colle o altri sistemi, ma abbiamo semplicemente appoggiato le rocce, cercando di ottenere una configurazione comunque ariosa, ma stabile. L'idea, oltre a creare come sempre una rocciata leggera che permetta un buon flusso e con tanti punti di appoggio per i coralli, era anche quella di creare una composizione armoniosa che fosse idealmente la prosecuzione dello scape della vasca dolce, e crediamo di esserci riusciti abbastanza bene. Dopo le rocce abbiamo posizionato la tecnica, ovvero il riscaldatore e la pompa di movimento. Riguardo al riscaldatore c'è poco da dire. Si tratta di un semplicissimo Ascolterm Mini da 10 watt, pretarato a 25 gradi. È molto piccolo e discreto e ben si adatta ad una vasca di queste dimensioni. Il termostato elettronico di cui è dotato dovrebbe essere esente da blocchi e malfunzionamenti, ma per non sbagliare lo abbiamo comunque collegato ad un termostato esterno. Per quanto riguarda il movimento, la scelta è ricaduta su una Gebao ALV5 da 3000 litri orari, e qui dobbiamo proprio dirlo, anche se nessuno ci paga per farlo. Gebao ha fatto un lavoro incredibile con questa pompa. Piccola e discreta, anche per una vasca di queste dimensioni, è assolutamente silenziosa e produce un flusso bello aperto e delicato. Ovviamente è regolabile e controllabile da app, ed è dotata di tutte quelle possibilità di regolazione che ci si aspetta da una pompa elettronica di fascia alta. Il tutto ad un prezzo estremamente conveniente, che ne fa, a nostro parere, una delle alternative migliori, se non la migliore, per vasche di questo tipo. Per il momento la pompa è stata regolata al massimo e puntata direttamente sulle rocce, in modo da tenerle pulite dal sedimento che inevitabilmente si creerà durante la maturazione. Successivamente, in seguito all'introduzione dei primi invertebrati, provvederemo a regolarla e posizionarla in modo tale da non dare loro fastidio. Abbiamo poi posizionato il sistema di rabbocco, un Wimar Smartato Micro 2, che ha il vantaggio di essere estremamente piccolo e di avere il filo nella parte esterna, così da non ingombrare ulteriormente la vasca. Avere il filo esterno è una comodità, ma bisogna fare attenzione. Questo osmoregolatore, infatti, per funzionare a dovere, richiede che i magneti siano perfettamente allineati, e questo ci ha fatto letteralmente impazzire durante l'installazione. Un eventuale spostamento anche di pochi millimetri è sufficiente perché il sensore smetta di funzionare correttamente, portando a conseguenze disastrose. Quindi, lo diciamo di nuovo, qualora voleste usarlo, fate attenzione. Va detto che inserire un sistema di rabbocco automatico è effettivamente un po' contrario alla filosofia di massima semplicità che ci eravamo imposti in questa vasca, ma abbiamo deciso di farlo ugualmente, perché in una vasca così piccola anche la minima variazione di livello può portare ad uno sbalzo notevole di salinità, ovviamente pericoloso per gli animali, ed è quindi necessario essere molto precisi. Meglio affidare tutto ad un sistema automatico. Come ultimo step ci siamo occupati di installare la plafoniera. In questo caso, vista la dimensione della vasca e le pretese di allevamento non estreme, abbiamo preferito optare per qualcosa di piccolo, diminuendo i watt e quindi i costi. Stiamo parlando di una Kessil a 80 da 15 watt che ci ha colpito per la qualità costruttiva e soprattutto per la compattezza. Ci è sembrata da subito perfetta per il nostro nanoriff, e la buona qualità dello spettro luminoso che un marchio blasonato come Kessil ci garantisce dovrebbe permetterci di sfruttare appieno ogni singolo watt disponibile. Addirittura nei forum stranieri si legge di chi afferma di utilizzarla per allevare con successo SPS ed acropore, anche se noi ovviamente non intendiamo spingerci tanto. L'allestimento è terminato. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere se questo nuovo progetto vi è piaciuto con un commento qui sotto. Noi ovviamente non mancheremo di tenervi aggiornati con tutti i progressi della vasca. Anche per oggi è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Un salutone a tutti da Sharin. Ciao! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Mi stava nelle scene finali. Oh, vabbè, è andata. Io so che non è... E quindi, ok, sono tante bocche aperte, immagina,
ok? Come una festa di compleanno, ok? Tutti i bambini che urlano e si muovono insieme. Non lo so perché mi è venuto in mente, però tu lavoravi, io guardavo e ridevo nella mia testa, perché sembrano tante piccole bocche. Io sono basito. Quasi un anno da quando abbiamo allestito il nostro pipolo. Ma tutto solo la vasca! Partiamo benissimo. Allora, l'idea è che spaccagliela in testa. L'idea è che adesso butteremo giù delle cose per terra. Io salvo il vetro! Lui salva il vetro, speriamo. Vediamo un po' cosa succede. Ok, qui il chuck non serviva, ma... Quanto può essere difficile. Sembra un battesimo. Non è che devi piangere, sei tipo malido di sudore. Ah no! Sì, ma... Perfetto.